Buonasera e bentornati, pure benvenuti sul mio canale. Sono molto felice di riavervi qui per un altro vlog oggi. Allora, sono le 5 del pomeriggio, oggi è il 29 dicembre, quindi questo vlog sarà il diario degli ultimi giorni dell'anno. L'albero resiste, come anche il presepe, fino al 6 gennaio restano, perché il 6 gennaio è la Befana. Come forse speravate, andiamo al supermercato perché devo comprare dei prodotti di base, cioè i prodotti da dispensa che non devono mai mancare, quindi latte, uova, pane e altre cose. Non mi serve niente in realtà per Capodanno perché ho già comprato tutto nei giri precedenti, perciò dovrebbe essere una spesa facile. Vado adesso nella speranza che non ci sia gente, nella speranza di non trovare tanta folla al supermercato. Questo è tutto per il momento. Ci sono le befanine. Tutte le calze della Befana. Questa è carina. Allora, mi serve il detersivo per la lavatrice. Proviamo questo. 2,99 €, è quello che costa di meno e dice che rispetta l'ambiente. Vediamo. Fidiamoci. Poi mi serve l'asciugatutto per la cucina. Eccolo, questo costa €1. I fazzoletti. Poi mi serve lo shampoo, questo è l'Ortica, in offerta. Allora, mi serve il latte, questo è in offerta, 75 centesimi, e la Granarolo, è a lunga conservazione, però Walter ne beve tanto, quindi ne prendo 2. Io invece bevo il latte di avena. Prendo le uova. Proviamo questo, latte di avena, poi mi servono le fette biscottate e prendo queste integrali, assaggiamo queste di Colussi. Allora prendo il bulgur. Allora questo, verdurine, mucche. E poi prendo un barattolo di ceci, poi un barattolo di fagioli cannellini, questa zuppa è buonissima. Prendo la zuppa e i pisellini. Basta. Ciao Famino. Famino, ciao. Buongiorno. Oggi è il 30 dicembre.
Siamo venuti al parco per fare una passeggiata tutti insieme. Domani è l'ultimo dell'anno. Qui c'è tanta pressione per il Capodanno, per dover fare qualcosa di divertente, qualcosa di speciale. Infatti la domanda più temuta in questo periodo è: che fai a Capodanno? Però insomma sì, non ne vale la pena in realtà. Poi tutto è molto più costoso, anche se vai al ristorante costa tutto di più solo perché è Capodanno. Tu che fai a Capodanno? Fatemi sapere nei commenti se anche nella vostra città o nel vostro paese c'è questa pressione sociale di dover fare qualcosa di scintillante a Capodanno. Sono curiosa. Allora, come vedete qui c'è il computer perché sto guardando l'oroscopo del 2022 per il segno dei pesci. Io non guardo mai l'oroscopo, non è una cosa a cui mi interesso generalmente, però alla fine dell'anno mi piace guardare l'oroscopo dell'anno nuovo. Il prossimo anno, che poi tra l'altro è tra un giorno, sarà il 10° anno del canale. Learn Italian with Lucrezia compirà 10 anni. Sono tanti 10 anni se uno ci pensa attentamente. A volte mi chiedo, ma Lucrezia, che cosa stai facendo? Non lo so, ci sono dei pensieri che attraversano la mia mente a volte, come sono sicura accade a molti di voi, no? Ci fermiamo a riflettere e ci chiediamo, ma quello che sto facendo serve veramente a qualcosa? È utile? Varie volte in questi ultimi 10 anni ho pensato seriamente di chiudere il canale. Ovviamente sono molto felice di fare ciò che faccio e penso che il mio canale sia utile, perché altrimenti non continuerei a registrare le video lezioni. Però sapete, ogni tanto ci sono questi pensieri che attraversano la mente e credo sia normale, credo sia assolutamente parte del gioco. E quindi non so, se avete delle domande magari lasciatemele nei commenti qui sotto, perché così io poi posso raccoglierle e più avanti nel 2022, nel corso del 2022 farò un video dedicato, no? Anche un po' per celebrare questi 10 anni, perché cavolo, 10 anni sono tantissimi. Ecco, una cosa che non sono brava a fare è celebrare degli avvenimenti felici o dei traguardi. Pensiamo a qualcosa da fare il prossimo anno per festeggiare questi 10 anni. Stiamo scegliendo un libro di ricette. Prendo questo, l'ho regalato a una mia amica che tra qualche giorno è il suo compleanno. Quindi prendo questo di Slow Food Editore. Allora, il signorino è in prima fila ad osservare un pezzo di cotechino. Ma quanto sei bello! Ti piacciono questi calici? Molto vittoriani, sì, di cristallo di Boemia. Li ho trovati al mercatino dell'usato. Sono bellissimi, li ho pagati tutti e due tipo 3 euro. È cristallo. È cristallo, lo so. Allora, il menù di stasera prevede crostini di polenta con baccalà mantecato e carpaccio di baccalà. E poi ovviamente le lenticchie con il cotechino. Questa volta mi sono sbizzarrita e ho fatto le lenticchie nel coccio. Adesso richiudo che se no si raffreddano. Come polenta ho usato questa, polenta valsugana classica. Come lenticchie ho usato queste che sono secche e questo è il cotechino. Questo l'ho comprato l'altra volta da Italy. Anche quest'anno si ripete la magia del Capodanno con un pandoro fatto a fette e tra ogni strato c'è un po' di Nutella. Anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, ti ricordi? Ciao Cin, auguri! Auguri!
Bisogna mangiare le lenticchie per buon auspicio, nella speranza che portino ricchezza. Buongiorno e buon anno! Che sole! È ufficialmente iniziato il 10° anno di Learn Italian with Lucrezia. In realtà il compleanno è a dicembre 2022, però questo è comunque l'anno dei festeggiamenti. Stiamo giocando a briscola. Vuoi la rivincita? Sì. Allora, in realtà stavo pensando di fare un video su come si gioca a briscola. Sono delle carte. Sì, però ci devo pensare perché è un po'... Cioè, non è facilissimo da spiegare, No, queste sono cose che impari da piccolo e dopodiché ce l'avrai nel tempo. Poi si impara facendo, giocando. Sì, poi i punti, il conteggio dei punti, insomma, tutte le cose, sì. Fine primo tempo mangiamo un pezzetto di salame al cioccolato. Allora, hai vinto la seconda mano tu. Ah, bene. Adesso la terza è decisiva. La terza è decisiva, sì. Ovviamente. I punti in totale sono 120, io invece ne ho fatti 55. Per 5 punti non ho Io ho fatto vinto. 65. Sì, perché praticamente l'asso vale 11, i 3 valgono 10, i re valgono 4 e il fante vale 2. Quindi la somma di questi punti fa 55. Il Vai. cavallo vale 3, hai visto? Hai messo Sì. il cavallo. Questo vale 3. Buongiorno, sono a Piazza della Repubblica, sono le 9:15 di mattina, di domenica mattina. Sono in anticipo di mezz'ora per ciò che devo fare stamattina. Allora, oggi è la prima domenica del mese e quindi ci sono i musei gratis per i residenti a Roma e per chiunque voglia visitare un museo, quindi in realtà per tutti. Ogni prima domenica del mese i musei sono aperti gratuitamente a tutti. E stamattina quindi Luca ed io, Luca è un mio amico, andiamo a fare una visita guidata al Museo dell'Opera, che sta qui dietro. Però per il momento vi faccio vedere la fontana di Piazza della Repubblica. È molto grigio oggi il cielo, c'è molta foschia, qui non si vede benissimo, però ve la faccio vedere in ogni caso, nonostante ciò. Anche abbastanza freddo stamattina. Sono indecisa se fare colazione o no. Perché stamattina ho preso solo un caffè prima di uscire. Non so. Un caffè macchiato e un cornetto vuoto. Perfetto. Grazie. Speriamo che esca il sole dopo. Ma chissà. Hai visto che nebbia il 31? Mamma mia! Simbolo tipico del teatro, c'è un teatro che si chiama addirittura così, ma soprattutto perché? Perché è il simbolo di quella che è la musica che non muore mai, perché
risorge sempre. Il lampadario di cristallo del Teatro dell'Opera di Roma è il più grande lampadario d'Europa ed è molto molto difficile pulirlo. Torno a casa e il vlog si conclude qui. Grazie mille per averlo guardato e ci vediamo nel prossimo. Ciao!